benvenuti in questo nuovo video! Ciao ragazzi! In questo video vi porteremo a scoprire la pietra del Peñol, la più grande pietra della Colombia. Non è In vero. questa zona! No, allora, questo però è forse, direi, una delle tre cose più famose di tutta la Colombia, che chiunque viene a vedere perché effettivamente è una figata. E oggi saliremo fin lassù. No? Sì, Mi tagliavo. certo. Rimanete su questo video per sapere come siamo arrivati fino qui. Eh già. Noi siamo Sonia e Victor, siamo due ragazzi che vivono in Van per chi non ci conosce e siamo ormai da 5 mesi e mezzo in Colombia. L'abbiamo portato dall'Italia. Fino a qua. Se non siete iscritti, fatelo, attivate la campanellina e magari mettete un mi piace. A fine video potete lasciare un commento Mi se vi fa raccomando. piacere. Oh! Guardate, guardate! Stiamo arrivando in una delle zone più famose e turistiche di tutta la Colombia, che è Guatapé. Guardate un po'. Precisamente questa è la pietra del Peñol, che è questa pietra gigante, questa montagna fatta di roccia. Ci hanno costruito troppo intorno, però siamo arrivati a Guatapé, ma devo dire complicato parcheggiare perché ovviamente, come tutti i paesini colombiani, piccolo, tutto stretto, e avevamo trovato un posto carino, teoricamente segnalato da altri viaggiatori, lungo il lago, chiamiamolo lago, ma non esiste più, è allagato, perché probabilmente a differenza di quando cambia la stagione, ora la stagione più piovosa è stata negli ultimi mesi, si è allagato, quindi non c'è più proprio il parcheggio, è tutta acqua. Quindi ora stiamo di nuovo attraversando il paesino, tornando indietro e andando al parcheggio pubblico, quello dove vanno i pullman turistici, per intenderci. Comunque ogni giorno di più la Colombia ci dà conferma che con un mezzo grande è un macello, cioè devi parcheggiare lontano e muoverti con una moto perché sennò non ci entri nemmeno qui. Bello, ma un casino, ragazzi. Un gran casino. Abbiamo parcheggiato 20.000 pesos al giorno, anzi 21.000 pesos al giorno. Oggi dormiamo, domani dormiamo. Quindi 42.000 pesitos, che sarebbero tipo 8 euro. Era molto meglio dove avevo visto io. Qua ci passano le fognature. Non solo, siamo in un parcheggio, ragazzi, quindi bordello, gente che arriva, ora inizia il weekend, è sempre weekend, è festa, se non è festa, se non è weekend è festa, non so. C'è sempre un bordello di gente, c'è una cosa che uno dice basta. Penso che dopo dicembre io voglio mettermi sul vulcano, sulla punta di un vulcano, mi voglio parcheggiare in mezzo al E là arriverà qualcuno con un bello speaker a fare casino. O un camion che accende alle 3 del mattino per un'ora. Devo dire che ultimamente, le ultime settimane sono state impegnative a livello di tranquillità, però, poi questo è, purtroppo l'altro parcheggio è inondato, cioè non esiste più. Pagare per stare in questo posto orribile? Voi direte è normale, no? Qui in Colombia il parcheggio a pagamento solo nei posti turistici, tutto il resto è gratis. Se no si paga perché si sta a casa di privati o c'è qualcuno che ti chiede soldi, ma altrimenti siamo sempre riusciti a trovare parcheggi in strade un po' isolate anche nei paesini come Salento e Finlandia, che erano molto turistici. Purtroppo qui sembra impossibile. Quindi niente, però meglio qui che lungo la strada, dove c'era comunque il tipo che ci chiedeva soldi e che se non gli dai soldi ti buca le ruote probabilmente. Quello è il problema, che eravamo parcheggiati per strada e quello ci ha detto qui il parcheggio costa 7.000. Sì. Ho detto scusa, ma chi te l'ha detto che devi chiedere soldi? Questi qua No, si è fanno che- una canna, si drogano quello che vengono, Sì, ti bucano le ruote, ti rigano la macchina. meglio evitare. Saremo qui, però è che dobbiamo anche lavorare, quindi in realtà è molto scomodo perché stiamo pagando per stare in un parcheggio orribile in un posto dove dobbiamo lavorare. Però a volte è anche questo la vita in viaggio, ve lo diciamo perché vogliamo condividere ogni momento, insomma ci proviamo perlomeno. Non è sempre tutto. E a volte anche stando in zone molto turistiche, dopo tanto tempo
è molto pesante, perché tu a volte vorresti solo stare tranquillo, perché alla fine noi stiamo vivendo, cioè non è che sempre hai voglia di stare in mezzo al casino. E invece negli ultimi settimane, un po' per una questione, un po' per l'altra, è andata così. Vi porteremo a vedere la Pieve del Peñol, giuro, prometto. Mi risveglio col botto. Oggi andiamo direttamente alla Pieve del Peñol, forse la cosa più famosa in assoluto da fare qui. Non forse, questo è. Eccola da fuori, quanto è bella! Ta 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 ta. Solo in contanti, un furto proprio. Contanti, Qua lavaggio di soldi, sicuro la pietra riciclaggio di denaro qua. proprietà di qualcuno, perché è tutto privato in Colombia. Comunque abbiamo pagato la bellezza di 6,50 € a persona. Io credo che il prezzo sia raddoppiato, credo, quello del 30-40% è aumentato. C'è una famiglia di 5 persone, spendono un botto di soldi per stare su questa cosa. Cioè, per carità, uno lo fa perché viene apposta, però caruccio sta diventando. No, poi i pagamenti elettronici non si possono fare, cioè... Esatto, mi sta proprio sulle palle, anche perché noi in questo momento non abbiamo tanti contanti e quindi volevamo pagare con la carta. Mettono il bancomat così che tu prelevi. Dai, facciamoci le chiappe dure e saliamo. Attenzione, queste immagini sono dedicate a un pubblico adulto, si vedono solo alcuni dal basso. Oh oddio. Arrivati! Sono circa 700 scalini. Sì. Ho fatto di peggio, molto di peggio. Tipo in Norvegia. 2000 e passa. Siamo arrivati. Però il doppio più alti, Comunque bello. Bella la vista. Vi sembrerà un lago naturale, ma in realtà non è assolutamente vero. Perché quello che vediamo qui da Guatapé, dalla Pietra del Peñol, in realtà è un lago artificiale, potremmo dire un insieme di lagune artificiali che sono state create inondando il paesino del Peñol, che oggi rimane sommerso. Questo è successo negli anni 70, ma a qual fine? Al fine di produrre energia elettrica, perché dovete sapere che questa zona alimenta quest'acqua, alimenta una delle più grandi centrali idroelettriche della Colombia. Pensate che la Colombia trae la sua energia per il 70% da fonti idroelettriche, quindi in realtà energia super sostenibile. Quello che noi non vediamo però occhio da qui sono la serie di dighe e turbine che permettono la creazione di energia grazie all'acqua, però in realtà ci sono. E la cosa fighissima è che in realtà il 99% delle persone che in questo momento stanno facendo fotografie qui e che è venuto qui oggi probabilmente non la sa questa cosa, perché sembra un lago naturale, e invece pensate, 50 anni fa hanno inondato tutto questo, pure un povero paesino che oggi non c'è più. Però il risultato è grandioso in due sensi, sia perché è diventato iper mega turistico e sia perché dà energia pulita a una grande parte della Colombia.
Sonia ha detto che si vuole comprare questo vestito. Lo compro però, penso che ci sia un po' troppo tessuto secondo me. Cioè tipo che, oh, guarda, cioè, Per i gusti colombiani per questi colombiani questo è già troppo. c'è troppo vestita Io lei, taglierei qua. Comunque non vi abbiamo fatto vedere niente della terribile classe, dello stile delle colombiane, purtroppo, perché è sempre un po'... Sembra brutto mentre gli la telecamera in faccia, ma ragazzi, ci sono certe cose che noi nemmeno... Non so, direi una cosa brutta, però nemmeno una ballerina di striptease, ecco, diciamo così, non se la mette qua per andare a fare la spesa. Tutto normale, ragazzi, tutto normale. Ragazzi, poi vi dico, questa è una delle cose per le quali non dovete venire qua in Colombia. Non contribuite a un orribile turismo che è alimentato da un cliché, come se noi avessimo in Italia, in centro Roma, il museo della mafia, ragazzi. No, non contribuite a queste cagate, anche i tour, non li fate, non li fate. Che bello? Siamo a Guatapé. Guatapé è molto bellina, eh? Guatapé è molto bellina, dicono uno dei pueblitos più belli di tutta la Colombia. Tu non sei d'accordo? No. Però io non me lo ricordo più tanto, quindi andiamo a fare un giro, vediamo se è vero. Cioè, Vediamo, carino. però ci sono altri tanti paesini bellissimi. Uno dei più, non il più. Ah. Che sto facendo? Ah, questa me la ricordo, mi hai fatto una foto là. Ti ricordi questa piazzetta? Sì. Questa. Bella. Questa è rimasta uguale. Uguale, uguale, uguale. Pure il supermercato è bello, guarda. Che bel supermercato. Guardate che carino. Andiamo a comprare l'acqua, va? Un'acqua carina. Compriamo un po' di verdurine. In Colombia comprare sempre verdure e frutta dal fruttivendolo e non al supermercato perché costa molto meno ed è molto 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 più buono. The next day. Buongiorno da Guatapé, domenica. Siamo rincoglioniti, ma a parte le cagate che dici. Andiamo a fare un giretto nel paesino, però vabbè, domenica sarà pieno di gente. Già. Però purtroppo questo è. Cercheremo di fare qualche foto, qualche video e poi ci sposteremo perché il tempo scorre veloce e dobbiamo avvicinarci verso Cali. Guatapé è uno dei paesini più famosi e più visitati del dipartimento di Antioquia. Anche se c'è acqua tutto intorno, il paesino si trova a circa 1900 metri sul livello del mare, raggiungibile solo con una strada che sale e scende sulle Ande colombiane. La prima cosa che colpisce di Guatapé sono i famosi zócalos, cioè quelle decorazioni in rilievo che si trovano nella parte bassa di tutte le case, ma in origine avevano una funzione molto più pratica di quanto lo è ora. Servivano a proteggere la parte inferiore dei muri dall'umidità, dalla polvere o dal fango che si creava con la circolazione nelle strade del paesino. Con il tempo però questi zócalos non erano più solo una protezione del muro, ma un modo per raccontare qualcosa della famiglia o del mestiere di chi abitava lì. Camminando per Guatapé si vedono zócalos con animali, strumenti musicali, scene di campagna, mezzi di trasporto, fiori, paesaggi e oggetti legati alle attività commerciali.
Nel suo insieme Guatapé è il paesino colombiano perfetto ed esteticamente adorabile, motivo per il quale fa parte di tutti gli itinerari turistici nel paese e nei fine settimana si riempie di gente e di eventi a portata nazionale. Dopo solo 4 ore di strada stiamo arrivando a Jericó, che sarebbe Gerico in pratica il nome. E diciamo che la strada ha preso tante forme strane. Siamo scesi, siamo saliti, ora stiamo arrampicandoci su una montagna piena di vegetazione fitta e non sappiamo, sembra che stiamo andando in paradiso, ma a quanto pare stiamo andando al paesino. Vediamo. E già ragazzi, questo video è arrivato alla fine, ma non la fine della nostra avventura per la Colombia, perché il viaggio continua. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, che cosa state aspettando? Fatelo, iscrivetevi, attivate la campanellina e magari lasciate un commento, che ci fa molto piacere. Ciao!